Stiamo osservando Gli ambasciatori, celebre opera oggi esposta alla National Gallery di Londra, un olio su tavola dipinto nel 1533 dal pittore tedesco Hans Holbein il Giovane. Per meglio comprendere quest'opera, scopriamo brevemente l'artista che la dipinse e il suo contesto storico. Hans Holbein nasce attorno al 1497 ad Augusta, in Germania. Dopo un apprendistato presso il padre Hans Holbein il Vecchio, nel 1517 il giovane Holbein giunge in Svizzera, a Basilea, allora una delle più fiorenti città dell'impero governato in quel momento dall'imperatore Massimiliano I e dal 1519 dal nipote Carlo V. A Basilea, Holbein viene in contatto con gli umanisti più importanti dell'epoca, tra cui Erasmo da Rotterdam, per il quale dipinge un importante ritratto. Ma presto le forti tensioni politico-religiose provocate dalla riforma protestante lo portarono a viaggiare tra Francia, Fiandre, forse in Nord Italia e in Inghilterra, dove si trasferisce definitivamente nel 1532. Presto diventerà pittore di corte di Enrico VIII, il famoso re d'Inghilterra che ha avuto 6 mogli, che fu padre di Elisabetta I e che stava fondando proprio in quegli anni la Chiesa anglicana. Hans Holbein muore a Londra nel 1543. E ora gustiamo l'opera più complessa ed enigmatica di Hans Holbein il Giovane, Gli ambasciatori, sul cui significato sono stati versati fiumi di inchiostro. L'opera fu dipinta in Inghilterra nel 1533 e ritrae 2 diplomatici francesi che si incontrarono a Londra proprio in quell'anno. Sulla sinistra vediamo Jean de Dinteville, all'epoca ambasciatore francese alla corte di Enrico VIII, e a destra il suo amico, Georges de Selve, vescovo francese e diplomatico papale che si recò a Londra nell'aprile del 1533. Proprio in quel periodo il re d'Inghilterra Enrico VIII, dopo aver divorziato dalla prima moglie Caterina d'Aragona, zia dell'imperatore Carlo V, aveva appena sposato Anna Bolena. Il Papa, quindi, che non aveva riconosciuto il divorzio, aveva scomunicato il re, così Enrico VIII, proprio in quel periodo, era sul punto di fondare la Chiesa anglicana, separandosi dalla Chiesa cattolica di Roma, il cosiddetto scisma anglicano. I 2 diplomatici francesi ritratti da Holbein si trovano dunque nella delicata posizione di dover tener d'occhio il sovrano inglese in quel periodo di tumulti religiosi e politici. L'opera fu commissionata ad Holbein dall'ambasciatore per commemorare la visita dell'amico vescovo ed era destinata ad essere esposta nel proprio castello francese di Poissy, e proprio questa località è segnata sul globo posto accanto a lui. L'iscrizione sul pugnale ingioiellato dell'ambasciatore rivela che questi aveva 29 anni, mentre l'età del vescovo è indicata sul libro su cui quest'ultimo posa il braccio, 25 anni. I 2 giovani protagonisti rappresentano la vita attiva e la vita contemplativa e sono accompagnati da una serie di oggetti che ne mostrano il rango. Ogni particolare è dipinto con l'accuratezza tipica dell'arte rinascimentale nordica ed è in grado di restituire la materia di cui sono fatti gli oggetti. In particolare notiamo i tessuti, le pellicce e gli oggetti di metallo. Holbein padroneggiava inoltre la tecnica della prospettiva riscoperta nell'Italia rinascimentale. Lo vediamo nelle tarsie del pavimento e nello scorcio degli oggetti, in particolare lo scorcio dello strumento musicale posto sullo scaffale in basso a destra. Questo strumento accenna peraltro a un gioco di parole: liuto, Lutero, colui che iniziò la riforma protestante.
La corda spezzata del liuto simboleggerebbe infatti la disarmonia politica e religiosa esistente in Europa al tempo della Riforma protestante. E lo spartito musicale, posto vicino al liuto, è aperto su una pagina dove si intravedono 2 inni scritti da Lutero. Per terra, nascosto sotto lo scaffale, è rappresentato un altro liuto, in ombra e capovolto, un ulteriore enigma. Nella mensola superiore vediamo degli strumenti astronomici e di misurazione del tempo, le cui angolature sembrano impostate in modo da riferirsi al Venerdì Santo del 1533, anno, lo ricordiamo, dell'esecuzione dell'opera. Nell'angolo in alto a sinistra, quasi nascosto dietro le sontuose tende di broccato, scorgiamo un crocifisso d'argento, a ricordo probabilmente della promessa cristiana di salvezza. Ma ciò che è più particolare di quest'opera lo vediamo sul pavimento, tra i 2 protagonisti. È una sagoma apparentemente incomprensibile. Si tratta di un teschio distorto, la cui immagine risulta chiara se, anziché osservarla frontalmente, la si guarda spostandosi sul lato destro del dipinto. Si tratta di un effetto di illusione ottica chiamato anamorfosi. Il teschio, simbolo della fragilità delle cose terrene, era inoltre anche l'emblema personale dell'ambasciatore francese. Infatti possiamo osservarne lo stemma a forma di teschio sul suo copricapo. Ci siamo divertiti a cercare di comprendere gli enigmi sottesi a questa straordinaria opera d'arte. Tuttavia, trattandosi di un'opera di destinazione privata, ciò che per noi ora costituisce un rebus probabilmente aveva un significato molto chiaro per i destinatari dell'opera. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al canale, a mettere un like e a lasciare un commento. Ogni tuo piccolo gesto mi aiuterà a portare avanti questo progetto culturale. Sul sito www.libriazonzo.it potrai trovare inoltre interessanti approfondimenti. Ciao!